Questa production l'ha voluta Simone dentro il suo sogno, sogno vita, sogno Matrix. Per Simone è un po'... allora, per Simone non è ancora del tutto il momento per percepire la realtà fatta in questo modo. La cosa più difficile è percepire che chi sta intorno a noi non esiste, è parte del sogno, perché giustamente per Simone siamo tutti reali, io e te siamo reali, la sua fidanzata è reale e va rispettato questo e non bisogna far forzature. Analizziamo oggi una cosa molto interessante che poi Simone chiede di fatto, no? Proprio questo punto. Allora, Simone ha un sogno, la sua realtà. La sua fidanzata ha un altro sogno. La sua fidanzata ha la sua realtà. Stessa cosa per me, per te e tutti gli altri. Ognuno ha un proprio sogno, eppure io nel mio sogno adesso vedo Monica e Simone. Cosa sono per me Monica e Simone? Quindi io posso dire quello che io per ora ho compreso, Mhm. poi dire come veramente stanno le cose, non lo so. Cioè quello che vedo è che ognuno è come se stesse in una bolla, chiamiamola così, no? Il proprio sogno è come una bolla e si avvicinano queste bolle. Mm? Eh, come posso dirti? A volte può succedere che le due bolle si avvicinano così tanto che scoppiano le bolle, ok? E quindi le due persone veramente arrivano a trovarsi all'interno dello stesso sogno, creando una bolla comune. Si uniscono le bolle. Mm. Sì, È il caso delle esatto, fiamme, questo? esatto, Mm. sì. Eh, mm, può Eh, esserci anche all'interno di un altro tipo di rapporto, e non per forza delle fiamme. Mm. Ma ecco perché poi le fiamme pensano le stesse cose, si anticipano le battute, sono lo stesso sogno. è una stessa bolla, sì, esatto, uno stesso sogno. Solo che può succedere poi che si riseparino le bolle, che si ricrei ognuno la propria bolla. Quindi magari in alcuni periodi è così, Mhm. non stabilmente, non è che si crea una bolla e quella rimane. Mm. Ehm, Però, a parte questi casi eccezionali, appunto ognuno è nella propria di bolla. Tanto è vero che, per esempio, come tu mi vedi, non è come Simone mi vede, Mhm, è vero. proprio perché ognuno è nel proprio film, è nel proprio sogno ed è nella propria bolla. Io perlomeno sono in grado di vedere questo. Sono completamente e assolutamente d'accordo. Molto molto interessante. E da qui poi si moltiplicano le variabili con le linee temporali. Sì, sì. Linee temporali diverse dove avvengono delle cose. Per esempio, se nella linea temporale di Simone succedesse un reset, no, mondiale, io con la mia bolla e tu con la tua bolla saremmo nella linea temporale di Simone, perché lui ci scriverebbe cosa facciamo adesso, se ci fosse ancora internet, no? Cosa facciamo adesso, cosa consigliate di fare, volete venire da me, vengo io da voi e così via. Ma in quel caso, se io proprio non ho intenzione di vivere quell'esperienza come è, sono per forza presente nella linea temporale di Simone con la mia bolla o in quella linea temporale io sono morto? O in quella linea temporale io come bolla sono una specie di copia della copia della copia della copia di Lucio che comunque deve stare lì, no? Mm, questa, E manco c'è tanto dentro la mia anima. questa. Non c'è la mia anima lì? Mm, mm, mm. No, c'è, ok? C'è. È una, sì, certo, delle tante scelte. Mm, perché c'è anche quella. Stai seguendo, Simone? Ci Ma, sei?
Ok, che è molto complicato questo. Questi sono tanti pensieri che ho fatto anche in passato e finalmente sono contento di trattarli oggi. Come la possiamo chiamare quella bolla lì di Lucio, che comunque lì non ci vuole sta? Lo fa per Simone e tutti gli altri. E lo stesso vale per me, ovviamente. Una Però, sorta di avatar mm, di mm, Lucio. ma sì, perché no? Mm, Sì, quello che avevano detto è che in realtà appunto la goccia originale è appena fuori dalla sorgente. Poi tutte le linee temporali sono interpretate da degli attori che puoi chiamarli avatar. Sì, perché no? Da una moltiplicazione dell'anima, diciamo, finta nella Matrix. Sì, ciascuna appunto con un proprio involucro, quindi con un corpo diverso, con delle facoltà anche, no, mentali diverse, con un carattere diverso e all'interno di un contesto anche, no, sociale, geografico diverso. Quindi Simone ha 1794 vite. Ma quante linee temporali ci sono per ognuna di queste vite? Un numero variabile. Quindi considerando più o meno, a grandi linee, uno come Simone, come tutti noi, tra i 2000 e qualcosa meno di vite, e tutte le linee temporali che ha ognuna di queste vite, siamo sul milioni, Oh, ma me 10.000. me ne 10.000. Quindi, siccome ti piacciono molto questi numeri, Simone, tu sei uno nella sorgente, che poi è relativamente uno perché là siamo tutti un uno. No, scusami, tu sei nella sorgente è tutto mischiato, sei un uno. Fuori dalla sorgente, ma fuori anche dalla Matrix, a metà, c'è un tuo Simone vero. Quello è Simone anima vera, il Simone original. Poi, se vogliamo chiamare le copie, ci sono delle copie dentro la Matrix. Fino a qualche tempo fa pensavamo fosse una che faceva tutte le vite. E invece, sì, possiamo considerarla come una, perché di fatto è una che fa tutte le vite, ma se le splittiamo su tutte le linee temporali, sono circa 10.000. Evviva! Quindi c'è anche il Lucio che non ha nessuna intenzione di farsi il reset mondiale, ma per Simone e per tanti altri deve stare lì. No, deve stare. Ok, però c'è una che fa da capo, per esempio, io non voglio il reset mondiale. Io dico in molte sessioni, Monica, nella mia linea temporale questo evento non c'è, il reset mondiale. C'è una che è più capo, una che manda, che ha la lanterna in mano e fa luce nella direzione corretta per arrivare a uscire dalla Matrix. Questo ruolo che tu hai appena espresso, io lo vedo nell'originale, cioè la scelta è più fatta dall'originale, Sì, l'originale però si connette con una di ste 10.000 e con tutte, quella, no, sì, però l'originale. prende una delle 10.000. Ascolta, se io faccio sessioni oggi, secondo me ho capito di più di uno della mia linea temporale che abbiamo verificato che le sessioni non le ha mai fatte. Quindi in qualche modo io ho più lanterna in mano e faccio più luce di quello là. Quell'altro me stesso che decide di farsi il reset perché qualcuno vuole farsi il reset, non ha la lanterna in mano, ce l'ho io. Quindi c'è uno che manda più avanti la carretta per arrivare alle zero vite e al ritorno alla sorgente. Mm, non lo so. Non lo so, perché mi rendo conto che mentre parliamo, cioè quelli che sono i nostri parametri non sono i Sì, sì. parametri Sono troppo di razionali. valutazione. Sì. Quali sono i Eh, de- parametri di valutazione di Lucio originale tra fuori dalla sorgente e fuori dalla Matrix?
Dice ritornare ad essere la luce. Quindi sembra che, in verità, ci possano anche essere delle esperienze che per la nostra mente, per il nostro cuore, sono assolutamente negative da evitare, ma che in verità possono portarci ad essere luce. Mi arriva così ora, Come con si la mia chiama? attuale consapevolezza. Come si chiama lo spazio tra dove si trova l'anima originale? Quindi fuori dalla Matrix, ma fuori anche dalla sorgente. Ha un nome sto spazio. A me viene specchio. Va bene. Hai la testa che fuma? E cioè, percepisco che c'è un gap tra me e quell'altra, quello specchio. Sei dentro il bozzo del ragno. Eh sì, lo percepisco molto. Sì. Bisogna liberarsi dalle ragnatele.